Ti racconto cosa mi è successo ieri pomeriggio. Sono entrato in un negozio in centro. Ho visto una giacca bellissima in vetrina e quando il commesso mi ha chiesto «Che taglia porta?», mi sono completamente bloccato. Non sapevo cosa rispondere. Capita a tutti. La parola taglia è una delle prime che bisogna conoscere quando si va a fare shopping in Italia. La taglia è la misura dei vestiti, quindi la maglietta, il maglione, i pantaloni, la giacca. Per le scarpe invece non si dice taglia. Ah, ecco una cosa importante. Per le scarpe usiamo la parola numero. Quindi il commesso ti chiede «Che numero ha di piede?» oppure «Che numero porta?» e tu rispondi per esempio «Porto il 42». Esatto, quindi ricordiamo bene questa differenza. Per i vestiti diciamo taglia, per le scarpe diciamo numero. Proviamo subito? Ascoltatori, ripeteti con me. Porto la taglia media e poi porto il numero 38. Perfetto. E poi ci sono le taglie classiche che vedi sulle etichette, la S, la M, la L, la XL. In italiano molte persone dicono semplicemente small, medium, large, ma esistono anche le parole italiane, piccola, media, grande. Sì, e una frase utilissima quando il vestito non ti sta bene è questa. Avete una taglia più grande? Oppure avete una taglia più piccola? Sono frasi che userai praticamente ogni volta che entri in un negozio di abbigliamento. E se vuoi essere ancora più preciso, puoi dire «questo mi sta un po' stretto» oppure «questo mi sta un po' largo». Stretto vuol dire che è troppo aderente, largo vuol dire che è troppo abbondante. Bellissime espressioni. Stretto e largo le sentirai sempre nei camerini, mentre la gente si prova i vestiti e si guarda allo specchio. Hai detto camerino, e questa è una parola fondamentale. Il camerino è quella piccola stanza, di solito con una tenda o una porta, dove entri per provare i vestiti prima di comprarli. In inglese si direbbe fitting room. Esatto, e la frase magica da imparare è «Posso provarlo?» Provare significa indossare il vestito per vedere se ti sta bene, se ti piace, se è della taglia giusta. Quindi entri nel negozio, prendi una maglietta e chiedi al commesso «Scusi, posso provarlo?» E se sono più cose? Per esempio una maglietta e un paio di pantaloni insieme? Ottima domanda. In quel caso usi il plurale. Posso provarli? Oppure puoi dire genericamente «Dove sono i camerini?» e il commesso ti indicherà dove andare. A volte all'ingresso del camerino c'è una persona che ti dà un numero, un cartellino, in base a quanti capi stai portando dentro. Capo è un altro modo di dire un singolo pezzo di vestiario. Una maglia è un capo, un pantalone è un capo. Verissimo. E quando esci dal camerino, il commesso spesso ti chiede «Allora, come va?» Oppure «Le sta bene?» E tu puoi rispondere in tanti modi. Se ti piace, mi sta benissimo, lo prendo. Se non ti piace, ma non mi convince. Oppure lo lascio, grazie. Ah, mi piace tantissimo, non mi convince. È un modo molto italiano e gentile per dire che qualcosa non ti piace senza essere troppo diretto. Facciamo pratica. Immaginate di essere in un camerino. Provate a dire ad alta voce «Mi sta un po' stretto». Avete una taglia più grande? Forza, ripetete con calma, una parola alla volta. E ricordate, in Italia i commessi sono spesso molto disponibili e amano dare consigli, quindi non abbiate paura di parlare e di chiedere aiuto. Adesso parliamo della parte che a tutti interessa di più. Il prezzo. Quanto costa? Questa è la domanda base. Ma in Italia sentirai spesso anche un'altra espressione molto comune. Quanto viene? Viene, dal verbo venire, qui significa semplicemente quanto costa. Sì, quanto viene questa borsa è perfettamente naturale. E poi, parola che fa felice tutti gli amanti dello shopping, i saldi. I saldi sono i periodi dell'anno in cui i negozi abbassano i prezzi, a volte in modo davvero importante. E qui c'è una bella nota culturale. In Italia i saldi hanno date precise, stabilite per legge. Ci sono i saldi invernali, che iniziano di solito i primi di gennaio, e i saldi estivi, che iniziano intorno a luglio. Sono momenti in cui i negozi sono pieni di gente a caccia di affari. A caccia di affari, bella espressione.
Fare un affare significa comprare qualcosa di buono a un prezzo molto conveniente. Se trovi una giacca da 100 euro a 40 euro, dici «ho fatto un affare». Poi c'è lo sconto. Lo sconto è la riduzione del prezzo. Quindi vedi un cartello che dice sconto del 30% oppure meno 50%. E quando una cosa è scontata, puoi anche dire che è in offerta o in promozione. O mi viene in mente una domanda che si sente spesso. Questo è in saldo? Oppure questo prezzo è già scontato? Perché a volte non si capisce se il prezzo sull'etichetta è quello pieno o quello ridotto. Giustissimo. Proviamo a memorizzare 3 parole chiave di questa parte. Ripetete con me. Saldi, sconto, offerta. 3 parole che vi faranno risparmiare un sacco di soldi in Italia. E ricordate l'espressione del cuore di ogni italiano. Che affare! La sentirete tantissimo durante i saldi di gennaio. Bene, hai scelto il vestito, ti sta benissimo, hai trovato l'affare. Adesso devi pagare. E dove si paga? Alla cassa. La cassa è il punto del negozio dove paghi e dove un commesso, il cassiere o la cassiera, registra l'acquisto. Esatto, e quando arrivi alla cassa, il cassiere ti farà spesso una domanda chiave. Come paga? In contanti o con la carta? I contanti sono i soldi fisici, le banconote e le monete. La carta è la carta di credito o la carta di debito, il bancomat. E una domanda utilissima da fare tu, soprattutto nei negozi piccoli, è accettate la carta? Perché in alcuni posti, magari un piccolo mercato o un bar di paese, preferiscono i contanti. Verissimo, anche se ormai quasi ovunque si può pagare con la carta. Poi, dopo aver pagato, il cassiere ti dà una cosa importantissima, lo scontrino. Lo scontrino, questo è fondamentale. Lo scontrino è la ricevuta, quel piccolo pezzo di carta che dimostra che hai pagato e che dice cosa hai comprato e quanto hai speso. E perché è così importante conservare lo scontrino? Perché se poi vuoi cambiare il prodotto o restituirlo, te lo chiederanno quasi sempre. Senza scontrino spesso non puoi fare niente. Quindi il consiglio è: tieni sempre lo scontrino, almeno per qualche giorno. Facciamo una piccola pratica di dialogo. Io faccio il cassiere. Buongiorno, sono 45 euro. Come paga? Ascoltatori, provate a rispondere ad alta voce. Potreste dire con la carta, grazie, oppure in contanti. Perfetto. E un'altra frase gentile da aggiungere alla fine: mi può fare lo scontrino, per favore? Anche se di solito lo danno comunque, è bello saperlo chiedere. E se vuoi un pacchetto regalo, perché magari è un regalo per qualcuno, puoi chiedere me lo puoi incartare? Incartare significa avvolgere nella carta da regalo. Adesso arriviamo a una situazione che capita spesso. Hai comprato qualcosa ma poi cambi idea. Oppure il maglione non ti va bene a casa. Cosa fai? Devi fare un reso. Il reso è quando riporti il prodotto al negozio. E qui ci sono 2 possibilità diverse, molto importanti da distinguere. La prima è il cambio. Cambi il prodotto con un altro, magari della taglia giusta o di un colore diverso. La seconda è il rimborso. Ti restituiscono i soldi. Esatto. Quindi le frasi da imparare sono vorrei cambiare questo, oppure posso cambiarlo con una taglia più grande? E se vuoi indietro i soldi, vorrei un rimborso, oppure è possibile avere il rimborso? E ricordate, come dicevamo prima, per fare il cambio o il rimborso quasi sempre serve lo scontrino. A volte i negozi ti danno solo un buono acquisto, cioè un credito da spendere in quel negozio invece dei soldi veri. Giusto. Poi c'è un'altra parola importante, soprattutto per i prodotti più costosi, come l'elettronica o le scarpe di qualità: la garanzia. La garanzia è la promessa del negozio che, se il prodotto si rompe entro un certo periodo, te lo riparano o te lo cambiano gratis. Quindi se compri un telefono e dopo 2 mesi non funziona più, vai al negozio e dici è ancora in garanzia, si è rotto da solo, e loro dovrebbero aiutarti senza farti pagare. Esatto. In Europa, per legge, molti prodotti hanno una garanzia di 2 anni. Proviamo a ripetere insieme le parole chiave di questa parte: reso, cambio, rimborso, garanzia. E un piccolo consiglio culturale. Prima di comprare è normalissimo chiedere se non mi va bene posso cambiarlo? Gli italiani lo chiedono spesso e nessuno si offende. Anzi, è un segno che sei un cliente attento.
Sapere fare queste domande ti fa sentire molto più sicuro mentre fai shopping. Cambiamo completamente ambiente adesso. Lasciamo i negozi eleganti del centro e andiamo al mercato. Il mercato all'aperto, con le bancarelle, è una delle esperienze più belle e autentiche dello shopping in Italia. Davvero, ogni città e ogni quartiere ha il suo giorno di mercato. Lì provi frutta, verdura, vestiti, scarpe, di tutto. E al mercato c'è una cosa che in negozio normalmente non puoi fare: contrattare, cioè trattare sul prezzo. Ah, la contrattazione. Questo è un piccolo gioco simpatico. Al mercato, soprattutto per i vestiti o gli oggetti, puoi provare a chiedere uno sconto. La frase classica è: mi fa un po' di sconto? Oppure: me lo lascia a un buon prezzo? E un'altra tipica è: facciamo 20 euro? Proponendo tu un prezzo più basso. Il venditore magari risponde: ma facciamo 25 e siamo a posto. E così, un po' alla volta, trovate un accordo. Però attenzione a una nota culturale importante. Si contratta al mercato, sì, ma non sempre e non per tutto. Per la frutta e la verdura di solito il prezzo è quello e basta. La contrattazione funziona di più con i vestiti, gli accessori, gli oggetti dei mercatini. Verissimo. E poi c'è il mondo dello shopping online, che è completamente diverso. Online non contratti, ma cerchi le offerte, metti i prodotti nel carrello e poi paghi. Carrello, vi ricorda qualcosa? Sì, è proprio come il carrello del supermercato, ma sullo schermo. Ah, e online le parole importanti sono altre. La spedizione, cioè quando ti mandano il pacco a casa, e la consegna, cioè quando il pacco arriva. Una domanda utile è: la spedizione è gratuita? E anche online esiste il reso, spesso più facile che in negozio. Provate a ripetere: il carrello, la spedizione, la consegna, il reso gratuito. Online o al mercato il vocabolario cambia un po', ma l'obiettivo è sempre lo stesso: fare un bell'affare e tornare a casa contenti. C'è ancora una cosa pratica da sapere, una piccola nota culturale che salva la giornata: l'orario dei negozi. In molte città italiane, soprattutto fuori dai grandi centri, i negozi chiudono a pranzo. Esatto, è la famosa pausa pranzo. Tanti negozi chiudono verso l'1 e riaprono verso le 4 del pomeriggio. Quindi se vai a fare shopping alle 2:30, rischi di trovare tutto chiuso e una bella scritta sulla porta: torno subito. Torno subito, che poi non si sa mai quanto sia questo subito. Comunque, frasi utili da conoscere sono: a che ora aprite? E a che ora chiudete? E se vedi scritto chiuso per ferie, vuol dire che il negozio è chiuso per le vacanze, tipico ad agosto. Bene, abbiamo visto tantissime cose. Facciamo un piccolo riepilogo per fissare tutto in mente. Quando entri in un negozio di vestiti, parli di taglia per l'abbigliamento e di numero per le scarpe. Poi vai nel camerino per provare i capi e chiedi: posso provarlo? Se non va bene, chiedi una taglia più grande o più piccola, perché ti sta stretto o largo. Per i prezzi, ricordi le parole d'oro: saldi, sconto, offerta. E la domanda: quanto viene? E se trovi qualcosa di conveniente, hai fatto un affare. Alla cassa paghi in contanti o con la carta e conservi sempre lo scontrino, perché lo scontrino ti serve per il cambio, il rimborso o per usare la garanzia. E infine, al mercato, puoi contrattare con un bel «mi fa un po' di sconto?», mentre online pensi al carrello, alla spedizione e alla consegna. Quante parole utili! Vi consiglio di riascoltare questo episodio prima del vostro prossimo viaggio in Italia. Esatto. E ora non vi resta che mettere tutto in pratica. Andate, fate shopping, parlate, sbagliate pure, perché si impara anche così. Buon shopping a tutti! Un grande abbraccio e ci sentiamo presto. A presto, ragazzi!